La fortificazione più alta delle Alpi Cozie è raggiungibile in moto ed una galleria lunga 876 metri rendono questo itinerario uno dei più suggestivi del mondo da percorrere in fuoristrada. Ci troviamo in Val di Susa e questa è la strada del Forte Giaffrò e la Galleria dei Saraceni. Buongiorno amici di Banana Travels e benvenuti in questo nuovo video della serie Strade da Moto, dove vi porto alla scoperta delle strade più belle da affrontare sulle due ruote. Quella di oggi è una strada sterrata, quindi va percorsa con le adeguate accortezze e cautele. Vi invito intanto a iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e così anche da restare aggiornati sui prossimi video che verranno e altri consigli su strade da visitare. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere come raggiungere questa strada, quali sono gli itinerari, per poi parlare anche della storia. La strada per il Forte Giaffrò può essere affrontata da due versanti, da quello di Bardonecchia o da quello di Salbeltrand, rispettivamente trovandoci la galleria prima o dopo essere arrivati al forte. Entrambi gli itinerari sono di difficoltà medio-facile, ad eccezione fatta del tratto che da Bardonecchia sale dalle piste da sci, che presenta una pendenza abbastanza impegnativa, dunque consigliato ai più esperti. Vi preannuncio che è fondamentale informarsi su eventuali chiusure delle vie di collegamento, ma di base l'itinerario che vi lascio in descrizione è sempre quello consentito. L'itinerario si snoda per 46 km, lungo i quali avremo modo di vedere la fortezza del Pramand, tratti scavati nella roccia e dalla base del monte il Forte Séguré. La salita finale, poi, per la vetta del Giaffrò è il tratto più impegnativo a livello tecnico. Troveremo un terreno sassoso che metterà alla prova le sospensioni dei nostri mezzi per circa 5 km, fino ad arrivare alla cima del monte, dove potremo visitare il Forte Giaffrò. La strada militare 79 fu realizzata tra il 1879 ed il 1900, con lo scopo di collegare in quota le batterie del Foen, Pramand e quella dello Giaffrò, la più alta a quota 2788 metri. La batteria dello Giaffrò aveva uno sviluppo di circa 300 metri ed una profondità di circa 30. Era delimitata su 3 lati da un fossato e sul quarto da un muro strapiombante. Restano di questa batteria le mura esterne del baraccamento che si elevano ancora oggi nella loro altezza originaria, lo sviluppo della strada interna e l'interno di alcuni locali. Le strade militari nelle Alpi occidentali, inclusa la strada militare 79, furono cruciali durante i conflitti del XIX e XX secolo. Esse non solo permettevano il movimento delle truppe e delle forniture, ma erano anche integrate nel sistema di difesa che includeva forti, bunker e postazioni di artiglieria. La loro costruzione fu particolarmente intensificata durante il periodo della Prima Guerra Mondiale e negli anni successivi, in previsione di eventuali conflitti con la Francia. Gioiello di questo itinerario è poi la celebre Galleria Pramand, nota anche come Galleria dei Saraceni, lunga 876 metri e scavata nell'intercorso tra le due grandi guerre in un tratto di forte dislivello sotto le guglie del monte Séguré, in quel tratto definito le Grotte dei Saraceni. L'etimologia deriva indubbiamente dall'invasione dei Saraceni in Piemonte, datata intorno al 900 d.C. Le scorribande di questi uomini provenienti dall'Oriente infatti giunsero sin qui, portando alla distruzione dell'antico monastero della Novalesa, ma dall'altra parte contribuirono alla formazione della città di Bardonecchia. Proprio nella conca di Bardonecchia infatti i Saraceni avrebbero aperto il varco alle acque di un antico lago, tagliando la parte rocciosa che univa le pendici del monte Giaffrò a quelle del Bramafam, liberando la conca dall'acqua e dando vita allo sviluppo del florido centro abitato che troviamo oggi. Una storia, quella di questa strada, che pone le sue radici in diverse epoche storiche, delle quali ad oggi si riesce a cogliere il fascino e la suggestione, grazie ai tanti lavori di ripristino e rifacimento che si sono susseguiti negli anni e che ne hanno reso possibile la percorribilità allo stato attuale.
la gran parte delle strade in quota, anche questa è regolamentata nella sua apertura esclusivamente alla stagione estiva. Solitamente il periodo previsto va dal 1 giugno al 30 di settembre, ma vi invito comunque a controllare sul sito del comune di Bardonecchia per eventuali ritardi nell'apertura dovuti magari al maltempo o alla permanenza della neve in quota. E inoltre, come la gran parte delle strade sterrate che si trovano in Piemonte, anche questa ha delle regolamentazioni per quanto riguarda la percorrenza settimanale. Nello specifico la strada dello Giaffrò è transitabile esclusivamente il mercoledì ed il sabato, senza eccezioni. Per programmare quindi un giro sulle varie strade sterrate del Piemonte vi invito intanto a guardare il video specifico che ho realizzato sull'argomento, in quanto probabilmente non sarà possibile percorrere determinate strade nella stessa giornata e sarà necessario appunto organizzare bene l'itinerario in modo da poterle percorrere tutte su giorni diversi. Chiudiamo quindi con gli ultimi consigli per la percorribilità di questa strada. Vi ricordo che è quindi uno sterrato in alta quota, siamo in montagna, dunque le precauzioni non sono mai abbastanza. Andate soltanto se avete un minimo di preparazione per quanto riguarda la guida in fuoristrada, non tanto per il tipo di terreno che andrete a trovare, che non sarà così sconnesso, diciamo, da mettervi in difficoltà durante la percorrenza, ma tanto per il dirupo che troverete di lato, che potrebbe, diciamo, mettervi in crisi a livello psicologico e che potrebbe rappresentare una grande difficoltà nel momento in cui perdete il controllo della moto. È sconsigliato percorrere questa strada con moto stradali, ovviamente prive di protezioni, paramotore e paracoppa in primis, perché le pietre presenti sul percorso potrebbero creare problemi, nonché in coppia è sicuramente una situazione da valutare. Ognuno è responsabile di se stesso, ma bisogna valutare appunto le situazioni di volta in volta. E con questo chiudiamo l'ultimo video della serie Strade da Moto. Noi ci aggiorniamo al prossimo, restate aggiornati e da Banan Travels è tutto.